Ragazzoni, io inizio con il mistico wufufufufu. Sono sicuro che ci sono anche personaggi che non sono usciti, ma va bene così, ma sti cazzi. Trammat non è un furry. Allora, disclaimer. Io sono un ragazzo etero, ma allo stesso tempo posso dire uomo o donna, questi tipi di contenuti non hanno differenza. E certo che dite tutti sinistra, perché siete tutti degli eteroaffermati cis del cazzo, pezzi di merda, perché voi i maschioni non li volete. Io lo so che il 100% direbbe lei un sex appeal molto generic, cioè non ha una cosa che tu lo riconosci subito. Lei la riconosci per svariati motivi. È un gatto, ti direi che sono più puntato su di lui, ma scelgo lei perché comunque lei è bellissima. Ok, allora, ma che cazzo mi significa il padre morto di Diluc contro la sorella morta di Raiden? Che vuol dire? Vabbè, Makoto ovviamente. Cioè, Crepus e Crepatus. Vabbè, anche lei è Crepatas. Ma perché... Allora, Tomo, se non ricordo male, è il fratello di Kazuha, che non si è mai fatto vedere. Quindi, tra Amber e Tomo, io penso... Ma che cazzo di wufufu è? Va bene. Sasayuri è uno che ha combattuto al fianco di Ei durante la durante il cataclisma. E Pierrot è quello che sceglierò. Ahimè. Menojas, che se non sbaglio è uno degli Yaksha, quindi uno degli amichetti di Shao, o Shinchu. Oddio. Lui è molto, tra molte virgolette, effeminato. Lui, oddio, non l'ho mai visto, non lo riuscirei a categorizzare, quindi scelgo lui. Chi è Krupp? Krupp è quello di... quello là di Fontaine, di quella missioncina di merda di Fontaine. Non penso che ti degnerò di uno sguardo. Allora. Stiamo parlando di un furry e una melusina che si è tramutata in una essere umana per motivi suoi. Io sono già impuntato sul scegliere Sigewin, ma uno pensa perché sei un pazzo bastardo. No, perché non mi piace Goro. Scelgo lei. Bosashus, amico sempre Yaksha di Shao, o... Ma ne potremmo veramente parlare? Pulcinella o ovviamente il mio amore numero uno, che lei finirà primo posto e secondo posto Utao, io già lo dico. Ma ti pare che scelgo Pulcinella con Furina? Ma che cazzo ne dobbiamo... Ma veramente ne dobbiamo parlare? Allora, la discussa che cos'è queste bocce che non ha mai nella vita, siamo pazzi, contro lei che... Ma siamo impazziti? Ma siamo scemi? Ma chi è che sceglie lei? Ma ha detto... Bella I, sì, è AI a tutta la vita. Guarda, per l'arte sceglierei ovviamente lei, ma noi personaggio dobbiamo... Time out. Personaggio giocabile, personaggio non giocabile. Qui andiamo nel personale. Lei è la classica mommy insegnante, cosa che a me non piace tanto, non ci vado matto. Lei mi piacciono molto i colori, io appena l'ho addocchiato ho detto deve essere giocabile. Non è giocabile e sono deluso, ma io... sceglierò questa qui di destra. Allora, chi cazzo è Alf? Ah, ok, ho capito che è quello di Kaeria, quello della missione là. Oppure Cave. Vabbè, Cave perché comunque mi sta simpatico ed è pure caruccio. Allora, abbassate le armi. Albedo o Cici? Vi dico subito, immediatamente, come la penso. E io penso che andrò direttamente su Albedo. Perché? Perché Cici... è morta. Cioè, nel senso, è un... cioè, non mi piace come personaggio. È molto... Albedo, passi alle finali. Poi... minchia, Mikoshi Chiyo, sempre combattente di Inazuma ai tempi del cataclisma, o Eder. Mi dispiace ragazzi, ma io devo andare per cuore. E il mio cuore dice: tra il protagonista di tutte le nostre avventure contro una tizia che si è solo sentita nelle scritte e nelle fan art. Shinyan o Fischl? Rockettara, e già per me perdi punti, o alla Chunibyo di seconda media. Io adoro alla follia Fischl, mi piace veramente tanto, la sua storia è incredibile. Shinyan, oltre ad aver fatto il concerto del coso delle lanterne, non ha fatto una minchia, quindi io ti direi Fischl tutta la vita, anche perché è strafiga. Babel, davvero mi mettete Babel? Un NPC? Ok, vabbè che tutti sono NPC. Allora, io ti dico che Babel ha una storia breve,
una storia di merda, è un NPC qualsiasi, quindi non ha neanche troppa importanza. Quindi ti scelgo il Wanderer perché comunque ha una trama incredibile. Dai. Ma no! 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 No, ragazzi! No! Non che mi mettete 2 Archon così, però. Lo so che è easy sinistra, però dai, spendiamo 2 parole per l'Archon più vecchio di tutti. Quello che ha fatto dei contratti con la Zaritza, con i Principi Celesti, per non far sapere che stracazzo è successo agli Archon precedenti, che è successo durante il Cataclisma, che è successo con tutte le madonne puttane. La storia di Raiden Shogun è incredibile, ma lui è iconico, figa, rappresenta l'imperatore cinese, Tang-Ge-kun. Allora, Yun-Jin o Barbara? Dal punto di vista del gameplay, inutili entrambe. Lei serve per i Geo, lei serve per l'early game, ma in realtà dal punto di vista del carattere, lei è tipo molto simile a Shiori e lei invece è tipo la classica santa idol che mi piace molto. Sono molto combattuto, però sono più su Barbara. Qualsiasi cosa che è più che collegata all'Iwe mi sta sul cazzo. È arrivato il momento di litigare. Piacere, buongiorno. In realtà non è una scelta tipo 100-0, è più 198. Perché comunque a me è sempre piaciuto il fatto tizia del deserto, fica del deserto. Tra l'altro ha gli occhi chiari che con contrasto con la pelle un po' più scura della bronzatura è una cosa che fa venire il cazzo duro. I capelli bianchi, come avevo già detto, i capelli bianchi. Allora, ti dico Shirema vince per i capelli bianchi. Intanto una fanart terribile di Jet non me la potevate fare. Lumin tutta la vita, cioè Lumin non solo perché è la protagonista, ma comunque è figa. Cioè a me Lumin piace tantissimo, ma il maschio è comunque canonico. Io scelgo Lumin non per male di Jet, ma Lumin è Lumin. Poi sta fanart non le dà gloria, ma vabbè. Allora, la Kitsune Saigu, che comunque è una delle tizie che ha combattuto con Ei durante il Cataclisma e cazzi e mazzi, oppure Kokomi. Anche se lei nelle arti ufficiali ho visto che è una figa atomica. È una figa qua non rende gloria, ma è una figa atomica. Io ti direi Kokomi. Clorinde contro Saino. Punti a favore. A parte quest'art è orrenda, ma mettete le arti ufficiali del gioco. Vabbè. Chino, l'unica cosa che mi piace di lui, a parte che è figo, comunque Anubi, il dio cane, ok. Mi fa ridere il fatto che voglia fare ridere con battute tristi, quindi è una bella lore. Il design è bello, ma il design preferisco quella di Clorinde, ovviamente. Clorinde. Pantalone mi dà sempre le vibes di quel pezzo de merda che te sorride, in realtà ti sta squartando il cane mentre non lo sai. O Itto. Itto è un grande. Partiamo dal fatto che Itto è un grande. Pantalone è andata male perché io amo Itto perché è troppo forte. Allora, Kuki Shinobu o Beidou. Ragazzi, mi dispiace, ma Kuki tutta la vita. Allora, Kuki, a me è delicatina Kuki. È la classica ragazza che si è trovata in mezzo a rincoglioniti tipo Itto e deve fare da mamma. E poi c'è questa animazione dove si toglie la maschera e si imbarazza e quindi se la rimette vince Kuki. Beidou ha una bella storia, è strafiga, è tipo la classica piratessa incazzata tipo Rufy, ma Kuki tutta la vita. Vabbè. Il Detective Conan dei poveri oppure Jojo. Io ti direi assolutamente sinistra, perché lui è quello che te lega e che ti ammanetta tantissimo. Cioè lui è strafigo. Cioè lui ha ammazzato i suoi genitori adottivi perché usavano i figli come bestiame, porca madonna. Ed è stato arrestato. E siccome è diventato un pezzo grosso, è diventato il direttore del carcere. Lui che ha fatto? Ha risolto qualche caso per hobby. Cioè, qualche stronzata, qualche ladro di libri per hobby. Cioè, poi lui ha l'animazione che gira queste cazzo de manette, te blocca nei bagni e te inchiappetta come se fossi una bambola sbrubbi. Il wufufu più facile del mondo. Ma chi è che sceglierebbe a Yao Yao? Dai, Charlotte tutta la vita. Allora, intanto il nome. Yao Yao. Charlotte. Craio, capelli rosa. È una figa, mi sta simpatica. Io all'inizio il monocolo dicevo che cazzo è sta merda. Poi dicevo, non lo sai che ti sta, senza non saresti la stessa. Rosaria, che ha avuto il nerf delle tette evidentemente, oppure Ayato. Mi dispiace, io questa volta sceglierò Rosaria, ma se fosse stata Ayaka, Rosaria ci salutava. Ci sono tanti personaggi che si stanno salvando in questo momento, che stanno avendo un culo della Madonna perché sono su personaggi che a me non piacciono, ma questi personaggi arriveranno contro gli dei dell'Olimpo.
in Darius, che letteralmente come gli altri Yaksha è morta nel bla bla bla, è impazzita, si è fatta ciucciare dall'oscurità, o la signora? La signora ha una trama incredibile che, se non la conoscete, andatevi a leggere i miei riassuntini, perché la sua storia è assurda, è fantastica. Io scelgo la signora. Allora, voi mi mettete uno degli Airbringer, tra l'altro che abbiamo conosciuto da poco, contro il fratello di Ajax. Io ovviamente scelgo lei, cioè, ovvio che scelgo lei, ma dovrei scegliere il fratellino di Ajax, ma per favore. Allora, ma Dio porco che notizia, ma come l'ha messa dentro, Dio. Ayaka o Klee? Qui è combattutissima, perché io in lei sai cosa vedo? Tu dici è una bambina, io lo sai cosa vedo in lei? Io in lei vedo Alice. Ragazzi, mi prenderò io cura della tua spada. Klee alla fine non mi ha lasciato un cazzo, cioè Klee è la figlia di Alice, ma non è Alice. Cioè non c'è storia. Questo è il fratello di... Il fratello di Itto? Vabbè, comunque, chi se ne frega, perché scelgo Sara. Dai, ma... Allora, il mio cuore mi porta da Eula, perché è figa e ha un grande stile, è molto bella, è sensuale. Tra l'altro c'è il video in cui lei balla che è incredibile. Destra, guarda, io ti dico che Xialing ha veramente un enorme potenziale, è bellissima, veramente mi piace tantissimo. Ma Eula è una bestia leggendaria. No, Chris, non per quel motivo. È una creatura leggendaria, Eula. Quindi io, ahimè, dirò Eula. Con molta forzatura, perché in realtà Xialing c'ha un approfondimento, proprio mi piace il personaggio. Tra l'altro c'ha la skin. E ci mettiamo pure che Eula praticamente non ce l'ha più nessuno, perché ormai nel Chronicle te la becchi. E quindi... non lo so. Allora... Il problema è che sono bellissime, mi piacciono entrambe, perché comunque hanno entrambi motivi. Vai a caso. No, non si va a caso. Se andasse a caso farebbe comunque schifo tutto. Jin, ricordiamo, sorella di Barbara. Yanfei, ricordiamo che l'abbiamo incontrata a Nodcry. Ok. Sì, proprio Ajax. Sì, proprio lui, sì, proprio lui scelgo. Altro che dottore, sì, scelgo proprio lui, sì. Ma dottore tutta la vita. Ha stile, è un pezzo de merda. Lo detesti. Ed è figo da morire. Dottore tutta la vita. Ajax, gay. Razor o Navia, dai. Perché solo ci perdo tempo? Cioè, ma io voglio dire, ma a prescindere che fosse stata pure, non lo so, uno scorfano, un personaggio X, avrei scelto Navia. Personaggi simili. Mica il pulcino dei Favonius o Freminette, uno dei tre fratelli della Casa del Focolare. Ah, ti direi Freminette, solo perché per la Casa del Focolare. Allora, quindi, detto in parole povere, Diona o Asmodei? Allora, io ti direi Asmodei tutta la vita. Allora, Arle o Diluc? Guarda, io scelgo Arle. Diluc è un bel personaggio, però, allora, lui è figo da morire. Probabilmente con qualsiasi altro maschio e donnine bruttine avrebbe vinto. Allora, con lei o Faruzan? Detta anche con lei o Hatsune Miku? Allora, Faruzan perché sembra Hatsune Miku, mi piace il carattere perché è un insegnante millenario. Quanti cazzo anni ha? 500 anni. Lei invece è caruccia, però non ha questa grandissima profondità. Lei invece mi è piaciuta la storia soprattutto nell'evento quello della gara a Sumeru. Simus Pegg non è il padre di Barbara e Jin, il prete, il vecchio arcivescovo di Mostad. Ma ne ho vilette tutta la vita. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Dori o Vennessa, detta anche colei che è stata asceso a Celestia. Strafiga, mega combattente, esiliata da Natlan, resa schiava a Mostad. Oppure Dori che ti scambia a una doppiatrice giapponese che si è presa un po' troppe libertà. E ti direi Vennessa. Scelgo Linei perché mi sono affezionato di più e mi piace di più. Che è furbia a farmela vedere giovane, ma è una vecchia. O Ganyu, detta anche quella che è dimagrita perché aveva ucciso un mostro perché si era fatta ingoiare intera ed era grassa. E quindi ha fatto soffocare sto mostro e quindi si è messa a dieta. E tra l'altro è una mucchina. Mi piacciono le mucchine.
Mi dispiace per Teppei. Non so neanche perché sei qui. Cioè, mi dispiace tantissimo per Teppei. Onore a te, mio grande uomo, che sei morto per la delusion. Ma, Lisa, dal punto di vista di carattere, non ne ho idea perché Guizong non si è mai fatta vedere. Tra l'altro, crepata durante la guerra degli Archon, se non sbaglio. O il cataclisma. Shao ha un bel carattere. È il blu che mi incula. Se tu mi prendi una donna col blu, infatti Furina vince sempre e Guizong vai. Scusatemi, ma quante Shogun Raiden ci sono in questo UFO? Quante ce n'è? Che mi son perso. Allora, mamma mia, qua la guerra. Una è la... mi sa che è la marionetta, l'altra è Ei. Quindi questa è Ei, non è la marionetta. Allora, lei è quella vera, quella un po' timidina che non sa cucinare ed è un po' una sega. Lei è Subdola, quella che ti va a manipolare, che mi piacerebbe di più. Raiden. E questo è un problema. Perché Naida è comunque Naida. Anche Naida non è che è una bambina. Ma va bene. Nessuna delle due sono bambine. Cioè, nessuna delle due è umana, ecco. Cioè, una è un Archon e l'altra chissà che stragazzo è. A Paimon ci sono affezionato di più. La storia di Naida è bella. La storia di Paimon non si sa. Non si sa che cos'è Paimon. Allora, io ti direi che Paimon comunque merita tanto, a prescindere perché mi ci sono affezionato di più, perché ce la portiamo dietro in tutte le regioni. Lei è solo a Sumeru. Mi sono affezionato più a Paimon. Vince Paimon. Toma o Noel? Noel, mia vecchia fiamma, mio vecchio amore, mio carissimo amore. Toma, simpatico, caratterizzato poco, molto bello. Noel. Kazuha o Yoimiya? Yoimiya. Kazuha, bel rapporto di amicizia. Con lei c'è proprio tipo i fuochi d'artificio. E poi mi piace tantissimo il suo stile. Ovviamente dal punto di vista di combattimento Kazuha tutta la vita. Lei è terrificante, però dai. E qui cadono le teste. Io qua, dal punto di vista puramente estetico, e ripetiamo che questo Wufufu è un gusto personale mio, poi ognuno a casa si può fare il proprio Wufufu personale e che non mi veniate a scassare i coglioni, per te Chris è sempre tutto dovuto. E vaffanculo. Furina. Ma analizziamo. Perché Furina? Perché è Furina. Ok? Pierrot, allora, lui avrà un seguito incredibile, una storia incredibile. Ci faranno un excursus della sua vita, ci faranno un excursus del suo carattere, della sua bellezza, strafigo, incredibile. Ma è Furina. Ah, a metà del Wufufu. Eula o Vennessa? Eula. Sayu, che non era mai comparsa se non sbaglio, o Shinchu? Allora, Sayu non mi piace. Io vado almeno peggio. Ti direi Shinchu. Allora, Shogun Raiden o Kave. Vabbè, ovviamente lei. Non c'è Gloria. Bella, bellissima, incantevole, splendida. Keqing. Linei o Neuvillette? Considerato che Linei, bel maghetto, bello tutto, ma è Neuvillette. Che bello quando sono facili, così lineari, senza doverci pensare troppo. CJ è bellissima, ha una storia veramente bella. Però il mio cuore appartiene a Noel. Sara o Yoimiya? Ovviamente Yoimiya. Guizong o Clorinde? Non ci sono immagini migliori di questa qua, magari con gli occhi aperti. Ma perché poi con gli occhi chiusi entrambe? Vabbè, fatemela vedere con gli occhi aperti. Siete dei geni che me l'avete fatta con gli occhi chiusi, eh? Comunque, vince lei con gli occhi aperti. Albedo, ti sei salvato fino ad ora, ma contro Yelan, e tra l'altro ora con la mega skin, tra l'altro con Nefer che è la Yelan di Sumeru. Premetto, è un gioco, ragazzi. Si scherza, si ride, non si è troppo seri, non si creano guerre, non finiscono rapporti di collaborazione, di amicizia, di fidanzamenti. È un gioco e siamo qui per divertirci. Per ora Shire si salva, ma la vedo dura. Layla o Navia? Io ho un fetish per Navia, quindi Navia sta spodestando tutti con il suo grosso ascione. Layla è bella ed è una personalità più seria, più matura e più coscienziosa. Ma sceglierò comunque Navia. Catherine, che è un robot, o la dea Dendro prima di Naida? Non si è mai vista. Almeno lei una faccia ce l'ha. Lei non si è mai fatta vedere. Boh, te direi lei perché immagino che sia Naida grande. E io amo Naida, però eccoci qua. Io lo dico, il mio cuore è su Amber. No, non è Ai, è...
È ufficiale. Questa me la ricordo anch'io. Questa è ufficiale, è una delle immagini ufficiali. Non può essere I. E anche perché quando è uscita questa art, la I non c'era. Sinistra. No, Chris. No, 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 no. Ha vinto, ma a un prezzo veramente prezzoso. I colori più brillanti del secolo. È il tipo di colore, di disegno utilizzato. Allora, Jin, cavaliere, quindi un ruolo da maschio solitamente nel Medioevo, ma fatto da una donna, quindi una donna forte, contro una donna forte, una ragazza forte, che vuole sempre esplorare, è sempre curiosa, è sempre allegrotta. Lei invece è sempre seria, pare abbia una scopa in culo, quindi non lo so. Ma tanto tutti e due non dureranno contro una furina. Dai, ma di che cazzo stiamo... Ma non ha senso questo wufufu, dai! Va bene, scelgo Jin. Vabbè, sinistra sì. Fosse stato il Wanderer quello rosso, quello elettro, quello incazzato, sì. Questo qui no. Columbina o Faruzan? Paimon o Lisa? Paimon, perché comunque ha tutti quei punti in più. Makoto o Capitano? Ah, che poi Makoto è uguale a Raiden, ma proprio identica. Ma poi perché? Non l'avevo eliminata Makoto? Ah, forse era tra morti. Cattivo, non puoi vivere in questo secolo. Capitano. Mi dispiace Chongyun, ma ti è capitato male. Mona, che tra l'altro mi ricorda tanto Megumin. E quindi non è una waifu. Rossa di capelli, golosa di capelli. Mi dispiace ragazzi per i fan di Fischl. Nilo tutta la vita. Ho visto in art senza questo coso, questo velo. Lei è fregna e mi piace il modello, i capelli, la sua danza. Dottore, strafigo, cattivo o Cookie? Allora, di carattere ti direi... No, vince Cookie. No, vince Cookie. Vince Cookie, mi piace più Cookie. Allora, bellezza... Lei però è troppo gotica per me, cioè non sono Nyoru, sai? Vabbè, la signora solo per il suo background. Perché è bella, ma... Bennett o Ganyu? Personaggio che non usa nessuno, personaggio che usano tutti. Miglior carattere... Carattere un po' piattino, un po' così, un po' alla sua. Bella lei, lui... Bello pure, però... Ha gli occhi verdi. Questa cosa, capelli bianchi e occhi verdi, mi piace tanto. Ha le corna. Vince Ganyu solo per le corna. Allora, Itto è un grande, ma Charlotte è Charlotte. Tainari non l'avrei scelto manco sotto tortura, quindi... Ningguang o Allaitam? Lei direi che è molto figa, ma lui ha la voce di Goblin Slayer. Lui è un figo da paura della Madonna, è fighissimo. E lo scribba, Shihiro lo scribba ovviamente. Lei è la bambola, è il manichino questa. E il manichino è una merda, che tanto comunque... A prescindere va avanti, contro Ei perde, perché comunque è la versione umana del manichino. No, 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 Lynette tutta la vita. Almeno è vera. Ma è quello dei piccioni. Ma perché cazzo me l'avete messo? Ma poi che è questo sguardo da schifato? No, Arle, dai. Preminette o Lumin? Lumin perché è bellissima. Sandrone o Sucrose? Sandrone. Fermi tutti, che squillino le trombe. Le trombe. Ayaka o Utao? Ragazzi, mi dispiace per i fan di Ayaka, ma io credo che sceglierò Utao. Ayaka, a parte che c'ha una crush col Traveler, è molto bella, è una persona responsabile, molto caruccia. Utao ha una vita veramente tragica, tra l'altro l'evento che c'è stato, scelgo Utao. Possa perdonarmi chi di dovere... Nilo con le tette al vento. Allora, la sua carriera finisce qui. E torneremo! Allora, Elsa di Frozen o Allaitam? Ma tanto, ripeto, è sopra una marea di personaggi, quindi non è che... Cioè, sapete il problema? Lei è stata un peto. Vada per la sinistra. Qua il discorso cambia con Utao, però, Non andrò a mentire, ho iniziato a giocare per Mona. Mona è stata la mia prima crush di Genshin, che è finita. Io avevo un fetish enorme per le maghette, perché già ero fan di Konosuba. E Utao però è la becchina. A me piacciono troppo gli indumenti di Utao, ma Mona è Megumin. Sofferto, molto sofferto, però non è giusto. Ci sono altri PG che non sono comparsi, ma va bene. Scelgo Mona molto sofferto, che comunque
è sopra Nilo. Togliendo questa immagine, vi prego, cambiatela, è orrenda. È porno e basta sta merda. Noel, mi dispiace, ma il tuo giro si ferma qui. C'è da dirlo. A me sono fighe tutte. E sono super fighi tutti. Lui è un figo della Madonna. È mega forte. E anche in game è mega forte. Lei è bella. È un idol praticamente. Vai, Neovilette. Mi fa male il cuore. Darkettona che te fa cagare sangue per almeno 5 anni? O Caruccettina che se fai qualcosa di illegale temo che ti debba portare in carcere? Ma se me lo chiedono è stato Chris. Scusatemi. Si è andata troppo avanti per i miei gusti. Ma hai trovato una degna avversaria. Io Emilia tutta la vita. Vabbè, questa... Shire, ma hai rotto i coglioni, ma tutte facili per te, Cristo santo. Kokomi. Perché lei praticamente è andata avanti solo per la sua bellezza fisica. Lei è bella e anche molto... Mi piace il fatto che ci abbia il suo diario di quante energie spende per fare cose e quante energie acquisisce. Amici, disperazione. Allora... Per quanto possa essere bella, perde solo puttana al cazzo perché c'è Navia. Ma se fosse stata qualche altra persona avrei avuto... Se fosse stato Utao avrei avuto difficoltà. Navia. Io avevo un debole per le bionde. Io avevo un debole per le bionde. Lo so, Chris. Lo so. Mi dispiace, ma scelgo io. Per ora è un easy win per Furina. Allora, Jin o Sandrone? Ma Jin ha campato anche troppo per quanto mi riguarda. Sandrone! Ganyo o Naida Grande? Le corna vincono sulle orecchie lunghe da elfa. Mi dispiace. Lynette o Ei? Non il manichino, Ei. E vince ovviamente Ei. Cookie o Paimon? Penso che sceglierò Cookie. Allora, Yelan è figa. È figa, è subdola. Ma vince Yelan solo per la skin. La signora o Keqing? Keqing ha vinto contro Arle. Vince ovviamente contro la signora. Perdonami. Ganyo o Columbina? Columbina. Eccoci qua. Tra l'altro vengono dallo stesso video. Se si nota la saturazione. Perché lei è mega subdola. Ma lui è letteralmente quello che... non era cattivo. Era semplicemente che voleva i cazzi propri. Vince il capitano perché comunque lei non l'abbiamo ancora conosciuta. Ma probabilmente dopo Nodcry avrei scelto lei. Ma attualmente sono infatuato di lui perché è molto più figo, anche perché è della fine di Natlan. Via. Caruccetta delicata. Ma allora lei è quella buona. Caruccetta è delicata, ma quando si deve entrare in guerra è incazzata. Lei è detective, però tipo subdola, che diciamo guarda le informazioni, accaccia i criminali. È lei che protegge te e non ci sono cazzi. Kokomi. E la Madonna vengono dallo stesso video. E tra l'altro lui che sta guardando lei Furina. Neovilette è forte. È il cazzo che mi fotte. Allora, Navia o Emilia? E mi dispiace, ma signorina Emilia, i suoi fuochi d'artificio sono finiti. E io ti denuncio. Ditemi. Allora, io sono più su Cookie. Vince Cookie. Raiden, Ei, ovviamente. Mona, per carità, ma Ei vince. Capitano, mio capitano o Navia? Navia è Navia. Navia ha un potenziale incredibile. Capitano è figo, è bello, è forte, ha un passato estremamente tragico. Se dobbiamo basarci su bellezza, che mi piace, preferisco io essendo etero, proprio la base, sceglierei Navia. Ma Navia non è una bella figa. Navia è la bella figa. Queste due fanno la guerra. Fanno la guerra perché lei mette il Vision che requisisce i Vision. Lei fa la guerra per la ribellione. Lei è Caruccetta. Io sceglierei Ei. E ciù! Ti posso dire per una volta che sono d'accordo e dico Cookie. Keqing gran figa, ma Cookie di più. Ragazzi, io penso che chiudo la live.
che ho pensato che ho mal di testa, sto male. Furina o Columbina? Che bello che è data per scontato che io scelga Furina, eh? Mi piace questa manipolazione delle masse, eh? A parte il fatto che se dovessi scegliere dall'immagine, io ti direi questa, ma perché questa è orrenda, questa è una merda, fatta probabilmente con l'IA, con le tettone che non ha Furina. Cioè, ma neanche lei, nessuna delle due ha le tettone. Perché, vabbè, terza degli Airbingers, perché il secondo è dottore e il primo è capitano. Quindi terza dei Fatui Harbingers. In quest'arte non le rende pietà, pare una troia incredibile. La cosa mi dà abbastanza fastidio. Praticamente Furina si è sacrificata per 500 anni a recitare la finta Archon per ingannare i principi celesti e creare un'arma capace di distruggere il trono di Hydro. Porco dio. Mi piace il suo design, mi piace il suo carattere, mi piace il doppiaggio, come è vestita, mi piace tutto. E Main è fortissima, incredibile. Nella vita avrei scelto Furina, ma ad ora sceglierò Columbina, perché Columbina è comunque una mia waifu. Sono entrambe mie waifu, ragazzi. Voi non lo sapevate? Io lo sapevo. Sono entrambe mie waifu, ma io sono incolombinato. Navia, non me la tocchi, pezzo di merda, stronzo. Adesso che Furina è fuori gioco, è tutto di nuovo in gioco. Navia non è una waifu. Ehi, non è una waifu. Columbina sì, quindi ha già priorità d'oro di essere schifoso. Lo so. Essere... Il suo tempo è passato, quindi penso che sceglierò Columbina. Ovviamente non ha un cazzo di senso questa classifica. Ora, questa è la finale. La finale, non lo so. Allora, il problema lo sai qual è? Che Furina dovrebbe essere seconda, ma non sarà seconda perché è uscita prima. Quindi sarà tutta sfanculata. Cioè, non ha senso per questo. Columbina, Furina, Navia. Ma sarà Columbina, Furina e chissà chi sotto. Quindi Columbina. E ragazzi, questo è stato il grande smegmatissimo Fufu. Applausi per Sbolunghina.